avevo delle cartucce buone che mi sono capitate. Entrambe le ho sprecate. Secondo me è giusto che capiti così, perché nulla è mai una situazione di impossibile andare avanti, trovare una persona diversa. Però comunque parte da un presupposto che ipoteticamente riesci a trovare un equilibrio tra relazione e lavoro barra ambizioni. Il problema è che voglio ottenere tutto quanto insieme mettendoci lo stesso effort. Intendi tipo come se ci avessi un viaggio e durante il viaggio ti trovi a lavorare? Tipo, 30 dicembre dovevo urgentemente chiudere delle cose di lavoro. In una relazione matura e tra persone grandi si lavora. E si lavora tanto. C'è mezz'ora per un caffè? però dall'altra parte dico, non lo so, questo tempo forse potevo utilizzarlo in un altro modo, potevo utilizzarlo meglio, quindi inizio a fare comunque pari inutili dopo. È quello l'unico momento che c'hai per stare con quella persona? No. È ovvio che ti piacerebbe di più farti i cazzi tuoi, però c'hai delle scadenze. Secondo me è quello tanto il mondo degli adulti. Il fatto che tu capisci che non puoi pensare solo a divertirti e che il sacrificio che intendono tutti sta soltanto là, perché hai scelto di avere delle responsabilità e quindi in quel momento sai che vorresti fare i cazzi tuoi, ma purtroppo devi passare a lavorare. È ovvio che a quella persona peserà, è ovvio che a te peserà, ma o decidi di cambiare vita e non ci sarebbe nulla di male, però non avere responsabilità va bene, ma la responsabilità è anche quella di dire oh cazzo oggi mi devo fare 50 km in van perché devo andare a fare la spesa, se no non mangio. Non l'ho mai vista sotto questo punto di vista, cioè non l'ho mai vista come un hai scelto di prenderti questa responsabilità. Che ne pensi vista così? È come se mi venisse in mente di dirmi ok, tu hai avuto due responsabilità importanti, lavoro e esempio relazione. Quando vuoi dedicare tempo alla relazione però hai una scadenza e quindi devi farlo, vuol dire che poi quando dedicherai tempo a quella parte di relazione lo vivrai al massimo più che puoi, che non vuol dire fare per forza cose, uscire, viaggiare, anche solo la presenza della persona. Stai lì, ceni, vi scambiate due parole, guardate una serie insieme, cioè forse è questo che vuol dire godersi un po' la quotidianità, è una cosa che non, vedendola sotto questo punto di vista mi sa tanto di capisco cosa vuol dire scegliere di condividere la propria quotidianità con una persona o a cui vuoi bene o che ami, qualsiasi cosa essa sia. È bello, è tipo un abbraccio, no? È strano. Sì, è normale. Io ti vedo tanto un sognatore, no? Inteso come la relazione è qualcosa di straordinario, di bei momenti in cui metti Sufjan Stevens in sottofondo ed è tutto bellissimo, no? Però l'amore è pure... Ma quanto ti manca per finire l'ora? 6 ore? Che palle, stasera non si scova, eh? No, non si scova. Che palle. Fammi tornare a fare video. Beh, sono belli i momenti romantici. Condivido? Ti vorrei anch'io. Ma devi pure essere una persona normale. Non puoi scappare dalle responsabilità che una persona normale ha. Lo puoi farlo, non c'è nulla di male. E questa cosa che mi hai detto tu mi sta facendo rivalutare anche proprio la frase momenti romantici, che non è quella cosa eccezionale, è letteralmente, non so, è strano da spiegare, però Cosa senti? sento a tratti un po' della solitudine emotiva di cui ti ho parlato prima e a tratti, non lo so, mi sono venuti momenti, dei flash, un po' quando stavo con i miei genitori, con i miei fratelli, ma anche con le persone che hanno fatto parte della mia vita e una cosa che ho pensato è ho sprecato veramente tanto tempo per rendere tutte quelle cose che vivevo eccezionali, assurde, fantastiche, qualcosa da raccontare quando l'eccezionalità in sé stava proprio nel vivere quel momento e non nel costruirci qualcosa intorno. E ho detto, non lo so, ho pensato, Madonna, ho sprecato veramente tante cose nella mia vita. Che cosa ti fa pensare di averle sprecate? Anzi, cazzo le hai vissute e le hai vissute in modo romantico, non c'è nulla di male. Secondo me qui il punto sta tanto nel fatto che non è un momento non romantico il fatto che faccia sminuire quel momento. Cioè non è soltanto perché non è straordinario che non sia valido. Tu l'hai vissuti, cazzo, e l'hai vissuti pure bene. L'hai vissuti come volevi viverli. Pure un po' più costruiti, è pace. Perché il tuo vivere i momenti è anche il registrare, è anche il fare il cazzone quando sei insopportabile. Il tuo vivere i momenti romantici è questo, non è un problema.
Però, ti ripeto, non significa che solo perché una cosa non è straordinaria, cioè se domani dovesse essere una giornata di merda, quando sarà una giornata di merda? Cazzo, vabbè, mi sono fatto sto viaggio in montagna, non è andato bene. Vabbè, ho fatto 2 chiacchiere con un amico, oppure sono andato a trovare i miei parenti giù, parlo con mio padre e ce li dico. Che è tutta una merda perché comunque perché non è successa quella cosa con i tuoi nipoti che stanno male nel frattempo e non sei riuscito a riprenderli. No, è un momento che tu hai deciso di passare, ma non per riprenderlo, per viverlo. Che ne pensi? Che ha tanto senso è che ho veramente paura di dimenticare le cose. Ho imparato una cosa di me: la mia memoria è pessima, però cazzo, se c'è una cosa che riesco a ricordarmi sono le emozioni. E se rendo speciale qualcosa facendo una bella ripresa, mettendo una bella canzone, è come se mi dicessi: ok, dato che il mio cervello ha questo problema che dimentica, facciamo affidamento sulla memoria emotiva, perché so che funziona. Alexa, riproduci Nu poche bene da Spotify.